tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento della serie assolutamente random che pubblico di tanto in tanto, la serie nella quale vi leggo i racconti che ho scritto quando avevo circa 20 anni. È una serie che ho iniziato l'anno scorso, che ho ripreso nel mese di ottobre e siccome per motivi che ancora non mi sono ben chiari sembra che questi racconti vi piacciono, ne ho selezionato un altro e per il video di oggi ho selezionato un racconto breve che è ispirato a fatti realmente accaduti che ho leggermente romanzato e che quindi fissa un momento ben preciso della mia vita. Il racconto si intitola Nuvole. La cosa che ricordo meglio sono le nuvole di ogni tipo, da restare a bocca aperta, bianchissime e dense contro il cielo terso, oppure sfibrate e grigie a coprire ogni cosa. Nuvole felici o tristi, veloci o immobili, alte o basse, quasi da toccare. Nuvole di ogni genere, insomma, e io le guardavo quando non era il mio turno di guidare. Non ricordo invece cosa ci spinse a partire. Forse il bisogno di lasciarci alle spalle qualche incidente di percorso, o semplicemente la necessità di fuggire, sempre e comunque, che io e Giulia ci portiamo dentro. Era aprile, questo lo so. Io e lei ci guardavamo negli occhi senza aprire bocca. La TV trasmetteva qualche programma scialbo. Avevamo discusso la possibilità di prendere la macchina e abbandonare per un po' la città. Andarcene via. Dove? Non sapevamo. Dopo un numero imprecisabile di minuti, Giulia ha dato fiato ai suoi pensieri. Basta, domani partiamo. Lei è così, perentoria, improvvisa. Ok, ho risposto. Il giorno dopo eravamo in viaggio, senza meta, la pioggia sul parabrezza. La città alle nostre spalle era Bologna. Al primo bivio la scelta cadde su Firenze. Di tutte le ore trascorse in movimento ho un ricordo unico, come un'immagine. Le cassette, milioni, che si alternano nell'autoradio. Io e lei che cantiamo a squarciagola, ci raccontiamo ogni genere di cosa, sconcerie particolareggiate per lo più, e il paesaggio che cambia fuori dai finestrini. Il sole, la pioggia, la grandine e soprattutto le nuvole. La prima notte abbiamo dormito in macchina sull'autostrada, congelate nei sacchi a pelo. Alle 6 del mattino eravamo già in piedi a far colazione all'autogrill. Ecco, un'altra cosa che rammento è l'alba sulle colline toscane, il sole che viene su lento e la luce che progressivamente aumenta, le colline morbide e verdi come mai le ho riviste. C'era un vento mostruoso quando ci siamo fermate vicino a Volterra. Siamo scese dalla macchina a guardare il paesaggio e il vento ci spingeva in avanti. Ridevamo come matte nel vedere le nostre facce arricciate coi capelli che svolazzavano. Giulia mi sfotteva perché ovunque fossimo state ero guardata come un UFO. Avevo i capelli tinti di viola e, dedussi, la gente non era abituata a vederne da quelle parti. A Bologna la mia condizione era all'ordine del giorno, tra le colline toscane forse no. In realtà anche lei non passava inosservata, portava un taglio stranissimo che io chiamavo vento in poppa, i capelli sparati tipo cartone animato giapponese. Dovevamo essere una gran bella coppia a vedersi. Anche quella notte dormimmo in macchina, mentre la pioggia tamburellava sui vetri. Prima di addormentarci avevamo concordato la tappa successiva, l'Umbria. La mia memoria mi tradisce sui particolari. Non sono certa di come trascorremmo la giornata successiva. So che eravamo via da soli 2 giorni, ma avevamo la sensazione di mancare da mesi. Continuavamo a viaggiare da un posto all'altro, percorrendo strade mai viste prima, cantando e chiacchierando. Quando un nome sulla cartina ci ispirava, semplicemente cambiavamo rotta e ci andavamo. Procedemmo così per buona parte dell'Umbria e delle Marche. Le nostre ossa iniziavano a gridare vendetta a forza di dormire poco e male. Le nostre occhiaie iniziavano ad intonarsi al colore dei miei capelli. Eravamo vicino a Pesaro quando comprammo per la prima volta dalla nostra partenza un quotidiano. Io leggevo al tavolo di un bar di fronte a 2 cappuccini. Non era successo granché durante le nostre peregrinazioni. Questo non ci confortò. Avevamo comprato il giornale nella speranza di trovarvi qualche rivelazione. L'ho già detto, avevamo la sensazione di essere rimaste fuori dal mondo per mesi. In realtà erano passati solo 4 giorni. La rivelazione ci fu comunque, ma non veniva dalla cronaca, nemmeno dalla politica e tantomeno, figurarsi, dall'economia. La rivelazione balzò ai nostri occhi dalla pagina degli spettacoli. Proprio quella sera in provincia di Pesaro suonava un gruppo di nostri amici.
Non li vedevamo da 15 giorni perché erano stati in tour come spalla nei palazzetti. All'epoca loro erano i nostri amici migliori a Bologna. Così decidemmo di chiamarli. Rispose Salvatore, come sempre. Erano sul furgone. Sentivo il frastuono in sottofondo. «Ciao, sono Anna!» «E andiamo!» Era il suo intercalare preferito. «Dove sei?» «A 10 minuti dal locale dove suonate questa sera. Io e Giulia pensavamo di venire a sentirvi. Tu che dici?» «Ovviamente dovete venire». Aveva quel modo di parlare che ti mette di buon umore. Sentivo gli altri che domandavano con chi stava parlando e potevo immaginare l'interno di quel furgone come se fossi stata lì. Lui non ci badava. «Alle 6 noi abbiamo il soundcheck. Ci vediamo là, ok?» «Ok, a dopo». «E andiamo», concluse. Non si era stupito nemmeno un po' di trovarci nelle Marche, ma in fondo ci conosceva fin troppo bene per stupirsene. Mentre ci preparavamo nel bagno di un bar in provincia di Pesaro, io e Giulia ridevamo nell'immaginarci quei deliranti che commentavano la nostra chiamata. È stato un bel concerto, gin tonic a fiumi. Per la prima volta in 4 giorni dormimmo in un letto. Era il sabato prima di Pasqua, ora ricordo. Loro avevano 2 posti in più in albergo perché qualcuno tornava direttamente a casa dopo il concerto. Il giorno dopo riprendemmo la nostra strada. Ci saremmo rivisti a Bologna e tutto sarebbe stato come prima. L'ultima immagine che ho è quella di me e Giulia che salutiamo davanti all'albergo mentre il loro furgone si allontana. Dei 2 giorni successivi è di nuovo tutto vago. C'era una canzone strana che sentivamo per radio scendendo verso l'Abruzzo. Il tipo che cantava aveva una voce assurda e il testo parlava di onde rotonde o qualcosa del genere. Ci faceva morire da ridere e la cercavamo su tutte le frequenze. Arrivammo a Pescara per l'ora di cena, mangiammo degli arrosticini in un chioschetto. Io ero stata là l'estate prima. Sedevamo in macchina e ci guardavamo in silenzio. Era il momento di tornare. Quando rientrammo in casa nostra a Bologna, avevo in mente ogni particolare, ogni istante passato e sorridevo. Ora ricordo soprattutto le risate, un pezzo che parla di onde rotonde e le nuvole di ogni genere che guardavo dal finestrino quando non era il mio turno di guidare. Come avrete immaginato, si riferisce, e come vi ho detto all'inizio del video, si riferisce a un momento molto particolare della mia vita. Effettivamente io e la mia amica Antonella facemmo questo viaggio improvvisato partendo in macchina senza meta e lo ricordo ancora oggi come un momento molto felice perché c'era questo senso di profonda libertà che un po' crescendo si perde, o comunque la possibilità di fare qualsiasi cosa senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. E vi dico la verità, rileggere queste pagine che fissano così bene un momento un po' mi emoziona e mi commuove. Spero che in qualche modo questo racconto sia piaciuto anche a voi. Se così è, non dimenticatevi di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e chiaramente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Fatemi anche sapere se vi può interessare che in futuro io legga altri di questi racconti, perché ce ne sono ancora. Lasciate un commento per farmi sapere anche cosa pensate di questo. Insomma, manteniamo viva la conversazione fra noi. Direi che per oggi non c'è altro, io passo e chiudo. 1000 baci e ci vediamo alla prossima. Ciao!